un pochino un po' più comodo per andare a svitarlo qua con il cacciavite. Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati qua sul canale. Sono sulla buona strada per essere raffreddato. Ovviamente il tempo non aiuta, anche perché siamo intorno al grado, 2 gradi più o meno come temperatura qua. Come avete visto dal titolo, oggi andremo a fare un lavoretto al camper perché purtroppo si è rotto, comunque non funziona un pezzettino del boiler. Tra l'altro qua ho anche pacchi, cose che andremo ad aprire perché ho comprato qualche accessorio sempre per il camper da portare in giro su Amazon. Ovviamente c'era il Black Friday e non è che non potevo acquistare qualcosa, quindi qualche ostiata delle mie l'ho presa e a breve vi faccio vedere. Adesso mi sto recando al camper, sono da solo, non c'è Claudia oggi, anche perché non c'è proprio, se n'è andata in quel di Bergamo con le sue sorelle a fare un mercatino. Adesso non so se magari l'avevamo detto prima di oggi qua sul canale, ma sono 3 sorelle, fanno appunto delle creazioni, stampe su borracce, felpe, cappellini, collanine varie. Tra l'altro qua sotto vi lascio il link del loro Instagram se volete andare a vedere un po' le creazioni che fanno. E quindi oggi, essendo sabato, appunto mi sto recando al van perché, a parte quel problemino lì che devo risolvere, che ho già il pezzo di ricambio, devo fare altre cose. Comunque vi faccio vedere bene quando arriviamo al camper. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire alcune cose nel video che è uscito del Frigor trivalente compressore, quindi ve le dico oggi, anche perché ci sono stati alcuni commenti sotto il video, però io davvero mi sono totalmente dimenticato, quindi 2 o 3 robe ve le dirò oggi. E niente ragazzi, ci vediamo al camper, così facciamo un attimino il punto della situazione e vediamo un po' oggi che cosa c'è da fare. Eccoci qua, arrivati al camper ragazzi. Prima di iniziare con il problema, vi faccio vedere subito quello che vi volevo dire del discorso del trivalente e del compressore che mi sono dimenticato. Tra l'altro mi sembra che Daniele forse me l'ha chiesto sotto nei commenti del video scorso, anzi se ve lo siete perso andatelo a vedere, ve lo metto quando nelle schede, adesso non lo so. Il discorso della reazione, nel senso che avendo prima il trivalente ho 2 areazioni, sia quella in basso che quella in alto. Le ho tenute anche perché la mia domanda di Emiliano è stata: ma cosa facciamo, le dobbiamo chiudere, le dobbiamo sigillare? No, assolutissimamente no, anche perché servono e come, più che altro perché il Frigor a compressore scalda leggermente di più rispetto al trivalente, quindi grazie a queste griglie che le abbiamo riutilizzate c'è molta più areazione all'interno. Quindi se voi fate questo cambio non chiudetelo assolutissimamente, anzi, anche perché vabbè, spero che chi vi fa il lavoro ve lo consiglia e ve lo dica, più che altro perché se no, se non raffredda o comunque se non c'è abbastanza ventilazione, va in surriscaldamento il Frigor, va in blocco e praticamente vedete pisciare fuori l'acqua dal Frigor e vi ritrovate l'acqua in camper. Perché vi dico questo? Perché è successo soprattutto sui camper nuovi, non su tutte le marche, ma alcune cosa fanno? Non mettono purtroppo la griglia d'areazione, o se la mettono solamente all'interno del camper. Capite bene che praticamente l'aria calda vi entra dentro il camper, il Frigor comunque non ha ventilazione e poi succede questo problema qua. Vado a cogliere sempre l'occasione di questa giornata, che tra l'altro sta uscendo anche un pochino di sole, meno male, anche perché almeno riscalda un attimino. Comunque tornando a noi, devo ringraziare adesso, scusatemi non mi ricordo la persona che me l'ha scritto, me l'ha suggerito. Tra l'altro adesso se riesco ad andare a riprendere il commento ve lo metto qua da qualche parte come screenshot. Mi ha consigliato, per quanto riguarda l'igienizzazione del serbatoio, di andare sempre prima a grattarlo manualmente e a rimuovere quello che si riesce manualmente, e poi dopo, una volta che è comunque più pulito, andarlo ad igienizzare. Vogliate scusarmi, era la prima volta che lo facevo, ci sta. Quindi adesso cosa faccio? Ho già smontato tutto e vado a pulirli manualmente, sia da quella bocchetta di ispezione che vedete là e sia anche da questa qua sotto. E dopo questo lavoretto qua vediamo la truba, promesso ragazzi. Ovviamente ragazzi, quando fate questo lavoro state attenti alle bacchette della sonda, anche perché sono quelle bacchette che vi rilevano il carico del serbatoio. State attenti a non piegarle o comunque lavorando così con la mano, anche perché sennò poi dopo si rovinano e non vi segnano più giusto la quantità d'acqua nel serbatoio. Già vedo che sta venendo molto meglio, anche perché la spugna sta davvero tirando via tutto quel giallume che c'era in più, e calcolate che non essendo un'incrostazione da anni, quindi viene via abbastanza facilmente. Adesso finisco e do una bella risciacquata più e più volte, poi dopo vi faccio vedere il risultato finale. Dovrei essere arrivato alla fine finalmente a una cosa che mi è venuta in mente. Sono andato sul sito dell'Acqua Travel in questi giorni e ho visto anche una sfera di argento che serve praticamente non ad uccidere i batteri ma a trattenerli. Quindi se doveste caricare acqua con all'interno comunque batteri, questa sfera d'argento praticamente cosa fa? Messa nel serbatoio dell'acqua ovviamente trattiene la carica batterica e non ve la fa andare in giro. Penso che sarà
un altro acquisto che farò, così la butto dentro e la tengo dentro. Qua sono a posto, adesso al momento non si vede, ma ve lo faccio vedere appena ho finito, che secondo me è venuto fuori un bellissimo lavoro. Ecco, è arrivato il momento di farvi vedere gli acquisti vari che ho fatto. Allora, partiamo da questa, che tra l'altro è la cosa più importante. Allora, già ne avevo una di scorta, però è andata in sconto su Amazon e quindi tatam, pompa ad immersione nuova, uguale a quella che già ho, 19 litri al minuto, 0,85 bar. Come vi dicevo, è andata in sconto su Amazon e tipo da 30 e passa euro che costava è andata in sconto a 23 se non mi sbaglio, e vabbè, allora l'ho presa, quindi ne abbiamo due. In futuro magari ci potrebbe stare di cambiare ad una SureFlow magari esterna, non a questa immersione, però fino adesso dopo un anno e mezzo non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Ho ancora quella installata nuova più le altre due, quindi diciamo che per un po' dovremmo essere a posto. Tra l'altro qualcuno di voi mi ha scritto di fare anche magari un tutorial su come smontare e cambiare la pompa ad immersione. Ci sto già lavorando, tra l'altro appunto ne ho due, ci può stare come contenuto da portare sul canale, magari a qualcuno di sicuro potrebbe interessare, almeno penso e spero. Questo qua è una mia idea e vediamo se funziona o se è una totale cagata. Allora, per chi di voi non lo sa, magari alcuni l'ha già riconosciuto, è il filtro originale della SureFlow. La SureFlow, come vi stavo dicendo, è una pompa esterna, un'ottima marca, e questo qua è il filtrino che si va ad aggiungere appunto alla pompa per non farla sporcare. La mia idea qual è che era? Ve la faccio vedere subito. L'idea è questa: qua abbiamo il bocchettone praticamente d'entrata dell'acqua che va su a pressione, si gira e rimane su. Qui invece vado ad attaccare la mia canna dell'acqua. L'idea è aggiungere un ulteriore filtrino a questo già filtro che ho dell'Aqua Travel, più che altro perché questo qui si svita, quindi è comodissimo anche da pulire. Praticamente l'acqua va a entrare dentro di qua, gira nel filtro e poi esce da quest'altro beccuccio di qua, ed è un filtrino che vedete di metallo, sì, un filtro metallico, una griglietta diciamo, dovrebbe riuscire a trattenere le cose un attimino un po' più grosse, e si può anche non buttare via, si può sempre utilizzare e lo si può pulire. Quindi la mia idea è, se riesco a metterlo praticamente qua prima di questo filtro qua, praticamente vado ad eliminare le schifezze, quelle più grandi, quelle più grosse, e dopodiché passa nel filtro dell'Aqua Travel e entra nel serbatoio. Quindi dovrebbe essere un ulteriore filtro in più che all'occorrenza potrebbe sempre servire. Adesso smonto qua giusto per vedere i passi, perché bisogna vedere il passo com'è e vedere se si riesce a fare. È vero che viene una cosa un po' più lunga, perché immaginate una cosa del genere, però tanto comunque lo si utilizza solo quando si va a caricare l'acqua, non è che cioè ogni 2 ore lo devo tirare fuori, ecco. Ok, eccoci arrivati al momento finale per quanto riguarda il serbatoio. Andiamo a vedere quanto è cambiato rispetto a prima averlo pulito manualmente. Ci muniamo sempre della nostra bella torcia, vediamo ragazzi, è tutto bianco, sì, come potete vedere è bianchissimo, è tornato praticamente nuovo, sì. Quindi la pulizia manuale oltre all'igienizzazione serve, sì. Più che soddisfatto. Perfetto ragazzi, adesso risistemo tutto e torniamo al nostro discorso del perché di questo video, quindi a breve. E adesso, dolcis in fundo, passiamo all'ultimo pacco, l'ultimo unboxing se così si può dire, ma tanto l'ho già aperto io, e mi sono andato a comprare una bella ascia nuova della Fiskars. Io ce l'avevo, non so se l'avete visto negli scorsi video, anche quando siamo andati forse al lago Montespluga o da quelle parti lì, che l'avevo usata per la grigliata. Questa qui è il modello X11, io l'altra l'avevo, non mi ricordo, ma era del lavoro, quindi la utilizzavo al lavoro, ed è molto più lunga, 77 cm, questa invece è 44 cm. La volevo tenere in camper perché ho anche un segaccio a mano, quindi all'occorrenza posso usare questa per spaccare la legna e il segaccio a mano per tagliarla, quindi comoda, non è male. Poi dopo la proverò, poi dopo vedrò dove metterla, forse c'ho già in mente un posticino, però devo vedere se ci sta e tutto il resto. Ok ragazzi, eccoci finalmente qua dopo che vi ho fatto vedere il tutto. Come avete visto dal titolo si è praticamente rotto, o meglio non è che si è rotto, non funziona come dovrebbe funzionare. Si chiama, c'è qua il cellulare, collegamento angolare rosso John Guest della Truma. Vedete che vabbè, qua viene fornito in dotazione con la cannuccia bianca. È praticamente questo raccordino qua, un pezzettino rosso che vedete, raccordo angolare rosso John Guest per stufa Truma combi D6 D6E, sistema John Guest 12 mm. Praticamente che cos'è che serve questo? Quando
quando la stufa raggiunge una pressione tale che va fuori il suo range di lavoro, c'è dentro una valvolina dentro questo raccordino qua che praticamente sfiata tipo una pentola a pressione, così la pressione esce, riequilibra la pressione della stufa. In più, quando voi andate a scaricare il boiler, ha anche una funzione che praticamente, immaginate una bottiglia d'acqua, voi quando la vuotate, la scaricate, fa blu 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 blu, perché non ha uno sfiato d'aria. Se invece voi fareste un buco sopra praticamente il fondo della bottiglia, calcolate che l'acqua scenderebbe più omogeneamente. Questo è quello che avviene con il boiler, l'acqua scarica giù dal boiler, dalla valvola frost, perché c'è questa valvolina qua che scatta, si apre, esce aria e l'acqua scende in maniera più omogenea. Tutto è nato quest'estate, ovviamente il riscaldamento non era acceso, però avevo l'acqua calda. E cosa è successo? Eravamo fermi al traghetto per imbarcarci e ho visto sotto il camper una pozza. Adesso se riesco vi mando qualche clip che ho fatto con il cellulare, e in buona sostanza cosa ho pensato? Ho pensato che ci fosse dentro della condensa, diciamo. Il boiler caldo con la temperatura alta fuori fa condensa e quindi scarica, però davvero mi sono trovato una pozza, come state vedendo, sotto il camper. Però comunque l'acqua calda funzionava, il boiler funzionava e non è che mi sono posto molto il problema. Ho scritto ad Emiliano e mi ha detto: guarda che o le temperature fuori sono troppo alte e c'è uno sbalzo di temperatura, oppure hai la valvolina da cambiare. Lì per lì non ci ho pensato, ho detto va bene, ok, non sapevo neanche cosa fosse, quale valvolina fosse. Alla fine della fiera praticamente adesso ho caricato il boiler giusto così per provarlo, per farlo andare, e mi ha scaricato ancora l'acqua. Ho scritto e ho mandato il video che avevo fatto ad Andrea della Nord Affari, perché noi l'abbiamo comprato lì il camper. Mi ha risposto praticamente quasi subito dicendomi che guarda che è la valvolina secondo me da cambiare, quindi va cambiata. Fortuna vuole che è ancora in garanzia. Io gliel'ho chiesto: Andrea, ma passa ancora in garanzia, se no te la pago di qua di là. Mi fa no, non c'è nessun tipo di problema, te la spedisco subito. Infatti un ringraziamento ad Andrea che nel giro di 24-48 ore, adesso non mi ricordo, è arrivato subito il pezzo di ricambio. Il pezzo di ricambio in questione è questo, io l'ho già aperto per andare a vedere se era giusto, infatti è giustissimo. Tra l'altro il sacchettino io lo tengo perché vedete che c'è scritto su, vabbè, a parte Truma, ma c'è anche il codice del prodotto che non si sa mai, potrebbe servire in futuro. E dentro che cos'è che trovate? La cannuccia, che quella viene data sempre in dotazione. Ovviamente la cannuccia, la mia, è nuova, quindi non andrò a sostituirla. E però c'è anche il raccordino famoso, che è questo che si è danneggiato. Ecco, allora dentro qua adesso non si riesce a vedere, ma c'è quella valvolina che vi dicevo. Adesso a breve andremo a montarlo e vi spiegherò passo per passo come fare. Non si vede dal video, ma è praticamente qua dentro, ed è una valvolina, mi ha detto Andrea, che è abbastanza delicata. Difatti io gli ho detto ma è normale che dopo 1 anno e mezzo si possa rompere o danneggiare, ci può stare, anche perché sono davvero molto delicate. Calcola che io ne ho cambiata una settimana scorsa, mi ha detto di un van che è molto più nuovo del tuo, quindi cioè, non è un problema di truma, non è un problema di niente. Può succedere, può capitare, però calcolate che anche se vi dovesse succedere non è che il boiler smette di funzionare o le docce non potete farlo solamente, solo che secondo me a lungo andare, un attimino perdendo acqua da lì, a parte che si abbassa anche, penso io, la pressione del boiler, o comunque perdete acqua, e poi magari quando siete in giro la gente pensa che voi andate a scaricare cose strane, invece è solamente la stufa che perde, ecco. Il boiler l'ho scaricato, è completamente vuoto. Adesso noi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a togliere questa fascetta, togliere questo tubo che tanto è solamente su a pressione, sganciarlo da qui, che questo qui è un tubo di metallo che esce fuori dal boiler, questo è quello dell'acqua calda. Cosa fa l'acqua? Esce praticamente da qua, passa nel tubo rosso e va ovviamente alle tubature sia del bagno che della cucina. Vedete, acqua fredda è lì e acqua calda è qua. Questi sono tutti i raccordi John Guest, perché sono comunque facili da attaccare, sono comodi. Adesso io andrò con molta calma a togliere anche questa griglia qui di areazione, anche perché ho l'accesso un po' più comodo per andare a svitarlo qua con il cacciavite. Spero che riuscite a vedere. Andiamo a svitare la vite della fascetta. Tanto questa qua basta anche non svitarla completamente tutta, giusto per farla un attimino scendere giù, così almeno c'è l'agio di lavorare. Ok, questa qua è sganciata. Adesso andremo a togliere anche il tubicino. Vedete che su praticamente ad innesto così, cioè è veramente una stupidata. Per poterlo sfilare, ragazzi, in maniera molto sicura, dotiamoci di una spugnetta, perché sicuramente dell'acqua uscirà. Bisogna andare a schiacciare questo, perché vedete che se io tiro
questo non viene perché ci sono le pinzette che bloccano, quindi il raccordo rosso deve essere schiacciato verso il raccordo bianco. Tenendolo sempre schiacciato vedete che si va a sfilare. Ok, adesso mettiamo sotto questo perché perderà un pochino di acqua, si va a sfilare e track, si va a togliere. Un po' di svitol, oh là, un po' di svitol è entrato, eccolo lì, vedete com'è? Essendo filettato così è un casino, però spruzzando dentro un po' di svitol, niente, a posto. Adesso lo sostituisco e metto dentro l'altro nuovo, però è questa valvolina qua che c'è qua dentro, qui, che dovrebbe essere andata da questa parte qua, forse si vede, questa qua che è andata. Ok, incastrato dentro praticamente come prima. Ovviamente ad incastrarlo è molto più facile. Adesso lo andiamo a mettere in posizione e la fascetta alla fine quando è tutto saldo e tutto a posto. Ovviamente bisogna andare a mettere dentro questo e occhio, qua dentro l'OR ci deve essere, quindi prima di metterlo controllate sempre che c'è l'OR. Diamo una pulita qui anche al tubo, che non si sa mai che è un po' sporco di polvere o quant'altro, e poi andiamolo a premere così. Ok, vedete che adesso non esce più, faccio vedere da più vicino, vedete che adesso è dentro e non esce più. Per questioni di comodità la vado a mettere rivolta verso di qua, quindi se in caso dovessi andare a stringere o ad allentarla basta togliere sempre questa griglia d'aerazione che sono comodo, e poi la vado a ristringere. Uso sempre la stessa scanalatura che c'era prima, tanto adesso a breve carico l'acqua e facciamo le varie prove. Ok, è stretta, tanto comunque l'acqua non esce. E non dimenticatevi questa bellissima cannuccia, andiamola a rimettere a posto. Track. Dovremmo esserci ragazzi. Adesso sistemo tutto e vado a riempire un tot di acqua, così riempiamo il boiler, accendo l'acqua calda e vediamo se perde ancora acqua giù oppure no. Poi dopo ragazzi, se volete scrivetemelo qua sotto nei commenti, magari sapere un pochino di più sulla truma a gasolio, qualcosa, come ci troviamo, come non ci troviamo, se va bene, se non va bene. Scrivetelo qua sotto nei commenti che potrei fare anche un video a riguardo, appunto da portare qua sul canale, ecco. La truma è scattata, qui non mi sembra di vedere nessun tipo di condensa, il tubo è completamente asciutto, perdite non ce ne sono. Adesso aspettiamo che vada in temperatura, che esca l'acqua calda dai rubinetti e poi dopo vediamo se il tutto funziona e se sotto il camper non perde acqua. Il boiler finalmente ha raggiunto la temperatura, da qua sembrerebbe che non stia venendo giù nulla, anche perché il tubo è bello pulito, bello asciutto e tutto, la stufa è calda e dal rubinetto acqua calda, esce acqua calda anche qua, perfetto. Con fuori freddo si sta meglio così, ecco qua. Adesso vi faccio vedere anche da sotto che il tubicino in questione è questo qua trasparente, quindi non sta uscendo acqua. Dovremmo esserci condensa, robe strane non ce ne sono, invece questo qua nero è lo scarico invece della valvola frost, quindi vabbè, quella lì è chiusa, quindi ci sta che non scende acqua, di là non scende acqua neanche da di là, quindi ragazzi io direi che è andato tutto per il meglio, mettiamola così. I lavori per quest'oggi sono finiti, ne avrò altri, quindi usciranno altri video come vi ho già detto precedentemente, e spero che sia stato utile magari per alcuni che hanno avuto lo stesso problema, o se magari ce l'avrete in futuro, spero di no. E nulla che dire ragazzi, alla prossima con un altro nostro video e buona continuazione a tutti. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.